Siamo veramente liberi di scegliere o viviamo in un mondo in cui tutto è già scritto? Per aiutarci nella riflessione vorrei prendere spunto da una delle scene di Waking Life, un film d'animazione che esplora la profondità della coscienza e della realtà attraverso un viaggio onirico e filosofico. Quest'opera è diretta da Richard Linklater. Proprio nell'estetica del film, secondo me, si rivela la natura dell'opera, ovvero cercare di oggettivare la nostra condizione come se osservassimo un quadro dell'umanità dall'esterno, un dipinto da osservare da diverse prospettive e con background diversi. La tecnica utilizzata per realizzare il film è la rotoscopia, usata fin dalla nascita del cinema d'animazione, in cui le immagini reali vengono disegnate e animate frame per frame con il supporto di un attore che si muove e i cui movimenti vengono trasposti in immagini. In Waking Life questa tecnica conferisce al film un aspetto molto particolare. Ogni immagine sembra un dipinto in movimento che si fonde perfettamente con il contenuto filosofico e surreale della storia, in cui i tratti sono percepibili ma allo stesso tempo mostrano una realtà nuova. Il film del 2001 si apre con un giovane uomo che sembra essere intrappolato in un ciclo senza fine di sogni lucidi. Attraverso una serie di incontri e conversazioni con diversi personaggi, esplora temi profondi come la natura della realtà, la coscienza umana, la percezione del tempo e la filosofia dell'esistenza. I dialoghi sono ricchi di idee filosofiche provenienti da diverse prospettive, creando una sorta di mosaico di pensieri e teorie sulla vita e sull'universo. Le conversazioni spaziano da concetti psicologici e scientifici a riflessioni sulla natura dell'arte, della libertà e della mente umana. Ed è durante una di queste conversazioni che il nostro protagonista incontra una persona con la quale inizia a disquisire del concetto di libero arbitrio. Che nella nostra visione del mondo è facile pensare che la scienza abbia rimpiazzato Dio, ma alcune questioni filosofiche sono ancora molto spinose, come il libero arbitrio. È una questione che esiste da molto tempo, addirittura da prima di Aristotele. Anche Sant'Agostino, San Tommaso d'Aquino si chiedevano come si può essere liberi se Dio sa già in anticipo tutto quello che facciamo. Nella scena, uno dei personaggi esprime l'idea che il libero arbitrio potrebbe essere un'illusione. Sostiene che le nostre azioni e decisioni potrebbero essere preordinate, influenzate da una serie di condizioni che ci precedono, sia di natura biologica che ambientali. Oggigiorno sappiamo che il mondo funziona secondo alcune leggi fisiche fondamentali che regolano il comportamento di ogni singolo oggetto nel mondo. Dunque, l'assoluta attendibilità di queste leggi permette grandi conquiste in campo tecnologico, ma anche l'uomo è in fondo un sistema fisico, no? Una complessa struttura di molecole di carbonio e soprattutto d'acqua. E il nostro comportamento non fa eccezione a queste leggi fisiche basilari. Quindi, in un simile quadro, che sia Dio a predisporre gli eventi sapendo già tutto ciò che faremo, o che siano queste leggi fisiche a governare tutto, non resta molto spazio per la libertà. Questa prospettiva suggerisce una sorta di determinismo che, per dirla con le parole di Einstein, Dio non gioca a dadi con l'universo, in cui le nostre azioni sembrano essere il risultato inevitabile di una serie di fattori che non controlliamo pienamente. Con le scoperte scientifiche e la crescente conoscenza del mondo e universo che ci circonda, sembra affermarsi l'idea di vivere in un contesto deterministico dominato da leggi e fenomeni regolati da precise regole matematiche. Quindi l'idea che tutto ciò che accade sia il risultato di cause e effetti precedentemente determinati implica un universo in cui, in teoria, ogni evento è predeterminato dalle condizioni precedenti. Però non pensare neanche di ignorare la questione del libero arbitrio e dire «Oh, è soltanto un aneddoto storico da studiare all'università, è una domanda senza risposta, meglio lasciar perdere», perché la questione continua a guardarti dritta negli occhi. Pensa all'individualità, a chi sei. Chi sei dipende soprattutto dalle libere scelte che fai, o il concetto di responsabilità. Tu sei ritenuto responsabile, giudicato colpevole o ammirato e rispettato solo per ciò che hai fatto di tua spontanea volontà. Ciò solleva una domanda cruciale. Esiste veramente uno spazio per il libero arbitrio in un mondo in cui tutto sembra essere governato da leggi fisiche immutabili? Quindi la questione continua a ripresentarsi e noi non abbiamo una soluzione. Sembra che tutte le tue decisioni siano una sciarada. Pensa a come avviene. C'è dell'attività elettrica nel tuo cervello, i neuroni si accendono, poi inviano un segnale al sistema nervoso. Questo segnale passa alle tue fibre muscolari che scattano e tu allora allunghi un braccio. In effetti sembra un tuo libero atto, ma ogni fase di questo processo è in realtà governata da leggi fisiche, chimiche, elettriche e così via.
Oggi si crede che il Big Bang abbia determinato la situazione iniziale e che il resto della nostra storia, della storia umana, sia solo una sorta di reazione di particelle subatomiche in relazione a queste leggi fisiche di base. Noi crediamo di essere speciali, di avere una dignità speciale, ma questa convinzione adesso viene minacciata da questo nuovo scenario. Tu potresti dire, aspetta, è la meccanica quantistica? Io conosco la fisica moderna e so che non è proprio così, che in realtà è una teoria probabilistica, che è aperta, inesatta, non è deterministica. E questo ci permette di capire il libero arbitrio, ma considerare i dettagli non aiuta poi molto perché si tratta di piccolissime particelle quantistiche con un comportamento apparentemente casuale, deviano continuamente. Hanno un comportamento assurdo, nel senso che è imprevedibile e noi non riusciamo a capirlo basandoci su quanto è successo prima. È qualcosa che avviene all'improvviso, secondo un quadro probabilistico. Il libero arbitrio potrebbe coesistere con il determinismo in modi più complessi di quanto possiamo immaginare. E stavo pensando che forse la nostra percezione di libertà e scelta potrebbero non essere incompatibili con un modo deterministico, ma piuttosto essere una caratteristica emergente di come il nostro cervello elabora e reagisce a un insieme complesso di stimoli e variabili. Le neuroscienze, ad esempio, suggeriscono che le nostre decisioni e azioni sono influenzate da una vasta gamma di fattori biologici, ambientali e psicologici. Il cervello umano, con la sua complessità e plasticità, potrebbe essere il terreno in cui si sviluppa la percezione del libero arbitrio, anche se le azioni possono essere in qualche modo prevedibili o influenzate da condizioni precedenti. Ma la nostra libertà è solo una questione di probabilità, una deviazione casuale in un sistema caotico. Sembra una soluzione peggiore, meglio essere una rotella di un enorme ingranaggio deterministico, fisico, che una deviazione casuale. Dunque, non possiamo ignorare il problema. Nella nostra visione del mondo dobbiamo trovare un posto alle persone, non ai corpi, ma alle persone. Ciò vuol dire cercare di risolvere il problema della libertà, trovare posto per la scelta e la responsabilità, cercare di capire l'individualità. Questa scena offre uno sguardo coinvolgente, ma allo stesso tempo anche contraddittorio sul concetto di libero arbitrio, presentando diverse opinioni e punti di vista contrastanti. Non fornisce una risposta definitiva al dibattito filosofico, ma anzi, come in altri punti del film, invita lo spettatore a riflettere su queste complesse questioni esistenziali. A new world was just as likely as an old one.